L'imprenditore ha un'attitudine al rischio, non è avverso al rischio, è una persona che è un po' incosciente per certi versi. Questo livello è solo il punto di partenza. Il successo è un pessimo consigliere. L'autocompiacimento è drammaticamente pericoloso e non c'è una ricetta: compro un libro, divento imprenditore. È una vocazione di ordine superiore. Lui è Nerio Alessandri, fondatore di Technogym, un colosso mondiale del wellness che lo ha reso uno dei pochi miliardari self-made italiani. Se siete entrati in una palestra almeno una volta nella vostra vita, avrete sicuramente usato una delle loro macchine. Era da tempo che volevo intervistarlo e finalmente ci sono riuscito. In questa missione Google ha deciso di darmi una mano a raggiungere alcuni dei CEO più brillanti che esistono. Persone che hanno fatto dell'innovazione la loro forza, che non temono le novità e che in questa nuova era dell'AI stanno guidando le loro aziende verso il successo. Questi CEO saranno protagonisti di una serie di interviste realizzate grazie a Google, dove parliamo del loro percorso e di innovazione. Ora, la storia di Nerio Alessandri è nota e l'ha raccontata anche nel suo libro, quindi io qui ve la riassumo, mentre con lui ho preferito usare il mio tempo per fare le domande che mi interessavano di più e non cose che ha già scritto. Quindi Nerio, classe 61, è nato a Cesena, non ha frequentato l'università e a 22 anni lavorava come disegnatore tecnico in un'azienda di macchine agricole. Fin da ragazzo aveva la passione per l'ingegneria, il design e lo stile italiano. Smontava motorini ed elettrodomestici per capirne il funzionamento e per fare qualche soldo, ma al tempo stesso era affascinato dal design, sognando un giorno di lavorare in aziende come Armani. Poi, a 22 anni, nell'83, entrando in una palestra, si accorge che gli attrezzi sono rudimentali e poco curati dal punto di vista ergonomico. Così, nel garage di casa, progetta e costruisce la sua prima macchina, una panca inclinata per lo squat che poi chiamerà Hack Squat. Ed è da lì che nasce la Technogym. Macchina dopo macchina l'azienda cresce, cavalcando un trend che ha reso popolare l'idea di andare in palestra e a prendersi cura del proprio corpo. Negli anni Technogym ha sponsorizzato Michael Schumacher e la Ferrari, è diventata fornitore ufficiale delle Olimpiadi e ha portato i suoi attrezzi nelle palestre, negli hotel e nelle aziende di tutto il mondo. Oggi Technogym conta migliaia di dipendenti ed è quotata in borsa dal 2016. Vale miliardi di euro e non sembra volersi fermare. Il cuore dell'azienda è il Technogym Village di Cesena, dove sono andato, una sede enorme e futuristica che rappresenta perfettamente la visione di Alessandri. Ed è lì infatti che l'ho incontrato e come al solito sono partito dalle origini. Che cosa voleva fare da piccolo? Ho sempre guardato con molta attenzione la meccanica, perché abitavo di fronte a un'officina meccanica. Quindi ho fatto il bambino, fra virgolette, dentro un'officina meccanica, perché al pomeriggio i miei genitori mi lasciavano solo e io, dopo aver fatto i compiti, passavo il mio tempo in questa officina. E lì mi sono appassionato a quella che è appunto la meccanica, che poi si è trasformata per Technogym in biomeccanica. E la voglia di fare invece l'imprenditore è arrivata dopo? Non c'è un momento che uno dice voglio fare l'imprenditore. Esistono delle attitudini, in primis la curiosità, la voglia di scoprire, che di fatto sono l'incipit dell'imprenditoria, ma non esiste che uno decide di fare l'imprenditore. Questa idea che uno diventi imprenditore perché apre una startup è una moda degli ultimi anni rispetto ai precedenti 100 della rivoluzione industriale. Essere imprenditori ha un significato profondo. Non è che si nasce imprenditore perché si diventa, ma ci si allena. È un percorso che matura probabilmente dall'età 10, 12, 15, 20 anni, che magari è nascosta, che magari uno ritrova, come dire, questa sua caratteristica all'età di 40, ma di sicuro era imprenditore dentro già da molto tempo prima. Quindi l'imprenditore sostanzialmente ha un'attitudine al rischio, non è avverso al rischio. Tipicamente è una persona che è un po' incosciente per certi versi, è più portato allo sviluppo attraverso la passione, attraverso la curiosità, la fame. La fame di voler costruire qualcosa parte da quanta curiosità una persona ha. Quindi è una progressione che può durare 2 anni, 10 anni, 20 anni. E quindi nel mio caso penso di essere sempre stato imprenditore anche da piccolo, perché in casa ero quello che metteva a posto la lavatrice, in casa era quello che faceva i lavori. Ho sempre avuto quell'attitudine di costruire, che fosse costruire il meccano, per esempio, molto appassionato, o di costruire con le mie mani una bicicletta, metterla a posto, riverniciare il motorino di mio papà, o costruirmi la moto perché non avevo i soldi per comprarmela, o farmi l'abbigliamento perché mi facevo l'abbigliamento
tanto da solo perché in casa non c'era la possibilità di potermi allineare a quello che erano anche delle aspettative, a quello che era anche un desiderio, e quindi anzi avrei voluto probabilmente fare il fashion designer, tanto è che all'età di 20 anni mi orientai a diventare fashion designer, nella fattispecie con un obiettivo molto preciso che era quello di fare il designer per il signor Armani. Ma io ho sempre fatto fin da piccolo, diciamo, il designer perché mi piaceva disegnare, quindi vedi, sono tante le cose che concorrono. Nerio parla spesso dell'imbestio, quella grinta, quel fuoco dentro che lui cerca in ogni persona e che considera la chiave per dare sempre il massimo. Qual è il tuo imbestio? Ma l'imbestio, che è una definizione molto locale romagnola, sostanzialmente si riassume in vivere ogni giorno come il giorno più importante della vita e vivere ogni occasione, come questa ad esempio, l'occasione che ti può cambiare la vita, perché chi ha l'imbestio va oltre. Se dovessi dirmi quindi qual è quella cosa che ti guida a spingere di più nonostante il successo, penso che tu abbia raggiunto tutti gli obiettivi che ti eri posto quando eri piccolo probabilmente. Ad oggi cos'è che ti spinge? No, io non mi sono mai posto gli obiettivi né tantomeno li ho raggiunti, assolutamente. Per me ogni giorno è come il primo. Per me tutto ciò che vediamo qui attorno, e se funziona e ha successo, per il mio modo di pensare e nostro di Technogy, significa obsoleto, quindi significa proprio che è tutto da rifare. Quindi è come per Schumacher o Cristiano Ronaldo che gli dici hai giocato bene oggi, questo è il tuo limite, non star a cercare nulla in più. È veramente contro l'imprenditoria o perlomeno contro il mio modo di essere. Quindi questo livello è solo il punto di partenza, quindi io non ho proprio realizzato quello che avevo in mente, anzi ho ben altro in mente. Spero di aver vita, diciamo, per poterlo andare avanti, ma non esiste un punto d'arrivo. Okay. L'obiettivo, se mai volessimo parlare di obiettivo, è il viaggio, l'esperienza che si vive ogni giorno da 42 anni ad oggi, per quanto mi riguarda, il mio team, le mie persone, il territorio e i nostri clienti, i fornitori, il paese, tutti gli stakeholder. Se proprio volessimo immaginare la realizzazione di un desiderio, sarebbe proprio di vedere un pianeta in salute che possa risolvere i problemi di rischi derivati dai cattivi stili di vita, quindi parla di prevenzione, di sana longevità, di performance umana, e oggi purtroppo abbiamo milioni, per non dire miliardi, di persone nel mondo che stanno correndo dei rischi molto importanti derivati dall'alcol, dal fumo, dallo stress e soprattutto dalla sedentarietà. Sì, dall'inattività. Nerio lo ripete sempre: non ci si può fermare su un risultato, perché nel momento in cui lo raggiungi significa che devi ancora superare il tuo limite. Per Nerio il successo è un viaggio senza fine verso un'eccellenza che non si raggiunge mai del tutto. C'è un tratto comune nei grandi imprenditori italiani, cioè saper essere sia tecnici che designer che venditori. Nerio non fa eccezione, gli interessa l'eccellenza ingegneristica, ma anche il design e la cura del bello, mettendo sempre al centro le persone. Una combinazione che ho trovato anche in altre eccellenze italiane. Noi siamo prima di tutto prodotto, tutti. Quindi il prodotto che deve soddisfare i nostri consumatori. Quindi noi il prodotto è la customer experience. Quindi l'ossessione di Technogym è il successo dei nostri consumatori in termini di benessere, salute e prevenzione, e il successo dei nostri partner operatori, quindi alberghi, aziende, centri sportivi, case, dali, per far sì che i nostri partner operatori, clienti, siano di successo, perché se il nostro partner cliente è di successo, siamo di successo anche noi. Il punto di partenza è quello di soddisfare, deliziare il nostro cliente, che esso sia consumatore o operatore. E come fare? Serve una squadra. Quindi un imprenditore, amministratore delegato, capo d'azienda, eccetera, deve avere in mente non io vendo, io faccio il prodotto, deve avere in mente il cliente. Già questa è una differenza fra un imprenditore e un non imprenditore. Cioè gli imprenditori che fanno una startup, che sono lì a fare fundraising, non vedono l'ora di vendere l'azienda, fare finance deal, creare un deal per fare un deck, vendere il deck, vendere stage 1, stage 2, non è imprenditoria quella, cioè non c'entra niente. L'imprenditore vede l'azienda come un figlio. Io ho 3 figli, di cui uno si chiama Eric, Edoardo, e l'altro si chiama Technogym. Voglio dire, 42 anni, e spero che l'azienda sia un'azienda sana, longeva per i prossimi 40, a prescindere di chi è, diciamo, l'azionista principale. Può essere quotata in borsa o piuttosto che privata, ma l'importante è soddisfare i clienti, che sia sostenibile, profittevole
nel lungo termine. Ok, ma quindi cosa fa Nerio nella sua vita da CEO? Io faccio tutto, cioè non è che faccio l'agenda, che stabilisco 20%, 30, 40. Però magari a posteriori? Ma no, dipende il momento dell'anno. La flessibilità e l'approccio olistico di un imprenditore significa che guarda l'insieme delle cose, ma poi si focalizza sul dettaglio. Ragiona a lungo termine, ma anche oggi o fra mezz'ora. Magari guarda localmente con molta attenzione le cose, ma ha allo stesso momento un approccio globale, quindi glocal. Quindi un imprenditore prende l'ascensore, va dalla bassa cucina e va al tetto del grattacielo prendendo l'ascensore più volte al giorno. È un approccio artistico, quindi è un approccio di livello superiore che non è neppure spiegabile sinceramente, e non c'è una ricetta: compro un libro, divento imprenditore. È una vocazione di ordine superiore. Questo vale per chi fa le Olimpiadi, vale per chi vuole essere un grande architetto, è perseguire l'eccellenza, che non esiste l'eccellenza, che significa che l'hai raggiunta ma l'istante dopo non c'è più. Quindi il limite, che è quella possibilità di realizzare una cosa straordinaria, ma nel momento in cui l'hai realizzata Non è più straordinaria. E quindi ti devi alzare l'asticella all'istante dopo. A proposito di alzare l'asticella, Technogym è stata pioniera nella creazione di un sistema interconnesso che sfrutta l'AI e che sviluppa con il supporto di partner strategici come Google. Ma come funziona? Beh, volendo, le macchine Technogym tengono conto di tutto: le ripetizioni che facciamo, con quale peso, come varia il nostro corpo, e possiamo integrare altri dati come i battiti, i passi della giornata, e dare tutti questi dati in pasto all'AI per avere programmi personalizzati. Mi fa molto piacere che si stiano sviluppando settori complementari al wellness, alla salute, alla prevenzione, come ad esempio dormire in un certo modo. Abbiamo fondato un'azienda a Seattle 30 anni fa, si chiama My Wellness Inc. e abbiamo nel 1996 avviato lo sviluppo del software. Poi nei primi anni del 2000 l'abbiamo portata in Italia dopo lo boom di internet, e abbiamo sempre innovato in questa direzione rendendo i prodotti IoT. Abbiamo sempre visto un ecosistema in un'ottica di integrazione di dati dai wearable device, da altre app, da altri software, e abbiamo sempre creduto ai dati. Insomma, già da tempo i prodotti Technogym non sono semplici macchine, ma ti connetti col tuo account e ovunque tu sia, in hotel o nella tua palestra sotto casa, ritrovi i tuoi dati e i tuoi collegamenti. Con l'AI tutto questo diventa un programma personalizzato su misura per te. È possibile personalizzare i programmi partendo dalla Technogym Checkup, che sono 6 valori importanti: la resistenza cardiovascolare, muscolare, flessibilità, l'equilibrio, composizione corporea. L'ho fatto prima, ero là Quindi sono 6 dati che ti danno modo istantaneo quella che è la tua wellness age, che sostanzialmente è l'età funzionale, e abbiamo poi la possibilità di definire automaticamente un programma personalizzato in base alle proprie caratteristiche e ai propri obiettivi. Quindi significa che se una persona ha il diabete, se una persona vuole dimagrire, se una persona vuole fare uno sport particolare, Technogym Anywhere, quindi Technogym in ogni luogo, sei in casa, sei in viaggio, sei in azienda, sei nel fitness center, in un albergo, in qualsiasi luogo, tu hai sempre, grazie al wifi, la possibilità di scaricare il tuo programma direttamente sull'attrezzo ginnastica facendo semplicemente un login, e vedi il tuo profilo direttamente sul display con la tua musica, i tuoi film. Se avevi un Netflix che seguivi, puoi continuare a seguirlo piuttosto che avere i dati, e la macchina si autoregola. E Technogym, grazie a tutti i dati che raccoglie, può capire sempre meglio quali programmi di allenamento funzionano e come migliorarli. Grazie all'esperienza che abbiamo fatto alle Olimpiadi, per un esempio a Parigi 2024 l'anno scorso, che abbiamo allenato 13.000 atleti. Questi sono stati dati fantastici per la nostra capacità di far sì che grazie a Technogym ottieni maggiori risultati, mediamente anche il 30% in più, a parità di tempo impiegato, in modo più sicuro, divertendoti, ma anche per affiancare purtroppo chi fa percorsi di chemioterapia, che abbinare un Technogym Exercises Medicine con una posologia precisa, trattamento chemioterapico viene fatto abbinando Technogym prima, durante e dopo il percorso. Il risultato in termini di efficacia del trattamento aumenta in modo, quindi Technogym è, come dire, trasversale, e quindi nelle varie stagioni della vita, quando si è giovani, adulti, anziani, nei vari luoghi della vita. E quindi Technogym, questo è il valore della nostra responsabilità sociale, cioè siamo orgogliosi ma onorati di poter supportare il benessere delle persone nel mondo.
La tua età funzionale è maggiore o minore di quella anagrafica? La mia età funzionale è minore, non dico di quanti anni, però la cosa interessante è che io faccio benchmark, diciamo, con tutta la popolazione interna dell'azienda. Recentemente abbiamo fatto una statistica, noi negli ultimi 2 anni e mezzo, abbiamo regalato 3,5 anni di vita ai nostri collaboratori. Siccome abbiamo un corporate wellness molto ma molto frequentato, abbiamo un tasso, credo, di frequenza sul corporate wellness più alto al mondo, credo, visto che abbiamo 9.000 aziende con Technogy, quindi conosciamo i dati, e il fatto di vedere che la media aziendale è, diciamo, rispetto all'età cronologica media, quella funzionale più bassa di 3 anni e mezzo, È un vanto. è un grande vanto. E qual è nei tuoi sogni quel prodotto che ancora non hai visto realizzare? Intanto non lo posso dire. Abbiamo un piano, noi investiamo veramente tanto in innovazione e quello che posso dire è aiutare le persone a ottenere maggiori risultati in minor tempo, in modo personalizzato, e aiutare il pianeta, il nostro paese, la Romagna, la Wellness Valley, a creare una legacy per le nuove generazioni, che è l'educazione, la prevenzione, la salute, alla sana longevità. Che ne pensi di prodotti come 8Sleep o tutti questi nuovi prodotti legati sempre al tracciamento di biomarcatori, eccetera, eccetera? Noi siamo partner con la Wellness Holding di tante società, soprattutto americane, come ad esempio 8Sleep, di cui noi siamo azionisti, come Family Office, e abbiamo imparato tanto da aziende molto differenti dalla nostra. Noi siamo anche azionisti di Enervit, che è l'integrazione molto importante. E a proposito di integrazione alimentare, Nerio mi ha spiegato la filosofia dietro al benessere che ha Technogym, che parte con l'alimentazione. Noi siamo contro le diete, il nostro centro ricerche, siamo contro le diete, quelle stressanti. Le diete, chiamiamole marketing, hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Il problema è che poi quando interrompi la dieta il corpo subisce dei contraccolpi. Noi invece siamo più per un'alimentazione sana, quindi molta verdura, frutta, legumi, carni bianche, olio d'oliva, cioè la dieta mediterranea, per capirci. Ma quello che conta, premesso ciò, è avere una massa muscolare adeguata per tenere alto il metabolismo. Prima l'ho visto, ero quasi eccellente nella mia massa magra. Bravissimo. Bravissimo. Ci sono stati negli anni queste tendenze, prima solo muscoli, poi solo cardio, poi di nuovo solo muscoli. Serve tutte e due, sia il sistema cardiovascolare che il sistema muscolare. Poi serve la flessibilità e poi comunque serve anche la propriocettiva, che significa che mentre cammino, se inciampo, devo avere, come dire, una capacità di reagire. Comunque partono tutti dalla base muscolare. Poter combattere l'invecchiamento, quindi l'indebolimento del sistema anche osseo, anche questa passa attraverso l'allenamento muscolare. Sì, massa magra correla con la longevità, questo è chiaro. Cioè è veramente oggi tutta la ricerca scientifica e le validazioni scientifiche confermano quello che abbiamo appena detto. Capire a posteriori quali sono i fattori di successo di un'azienda non è mai facile. Anticipare un trend gigante? Una distribuzione capillare? Partnership iconiche? Cultura aziendale? Probabilmente per Technogym tutto questo. Però ho chiesto a Nerio, secondo lui, cosa ci fosse prima di tutto. Prima di tutto ci sono le persone che hanno un ideale, e quindi la forza di Technogym è la squadra. Noi abbiamo un team ormai di 3.000 persone di altissimo livello, facciamo tanta formazione, abbiamo un'università aziendale, corporate, abbiamo un programma che noi chiamiamo Wellness Workplace, abbiamo un ristorante che ha una dieta mediterranea, una dieta vegetariana, una dieta organica. Come le trovi le persone giuste? Le persone giuste è la cosa più difficile. Bisogna condividere un progetto, capire se hanno un'ambizione, quindi capire qual è l'ambizione, se sono curiose, prima di tutto, e se hanno l'imbestio. Alla fine si traduce tutto in un'unica parola: se hanno l'imbestio. E l'imbestio si allena. Cosa serve alla base di questo allenamento? La voglia. Bisogna fare dei sacrifici. Non ho mai visto un campione, non ho mai visto una persona che ha raggiunto una ottima posizione sia nel lavoro che nella vita senza il sacrificio. Lo stile manageriale in azienda com'è? Da noi la gerarchia non c'è in Technogym, anzi abbiamo appena fatto vedere un organigramma al contrario, dove in alto ci sono i clienti, poi ci sono gli operativi, poi ci sono i quadri, e il CDA e il CEO è proprio in fondo. Cioè i nostri responsabili sono i clienti. Da noi non c'è la gerarchia per un motivo molto semplice, perché da noi lavoriamo per processi e quindi i processi sono tirati dalle competenze. La gerarchia da noi, dire il mio capo inteso come una responsabilità,
diciamo gerarchica, è solo per aspetti amministrativi, contratto, ferie, aspetti amministrativi. Quello che invece è il day by day, proprio standard work, è basato sulle competenze. Quindi questo dà la possibilità a tutte le persone che lavorano in Technology di crescere. Il sistema trasparente che misura tutto, perché noi abbiamo un sistema di misurazione attraverso una metodologia di Lean Thinking, Kaizen. Chi non è in linea ai valori, chi non contribuisce, chi non è trasparente e generoso nel gioco di squadra, emerge immediatamente. Per misurare le persone cosa usate? Gli OKR, altri sistemi? No, noi per misurare le persone abbiamo dei sistemi sia qualitativi che quantitativi. Prima di tutto la maggior parte, il management, concorriamo tutti a un unico obiettivo che è l'azienda. Dopodiché nelle varie aree ci sono dei indici, dei KPIs anche e soprattutto qualitativi, più che quantitativi in vari casi, dove praticamente c'è un sistema di controllo e gestione indipendente, è un audit, chiamiamolo costante, e questo poi, siccome è tutto basato su un sistema molto articolato informativo, di sistemi informativi, cioè sostanzialmente ci ritroviamo con dei report che sono disponibili a tutti e questi ti danno la possibilità, come per un atleta, come il cronometro per un atleta. Quindi abbiamo una dashboard, come ha un pilota di Formula 1, dove ha tutti i dati da quanto sono calde e bollenti le gomme fino a come i freni possono reagire. La Technology è molto informatizzata perché ci chiamiamo Technology, certo, e siamo una tech company e sviluppiamo tecnologia dal giorno 1, quindi è di per sé il nostro DNA. La cosa che mi rende più orgoglioso di Technology e del team è che tutte le persone, dico tutte per dire quasi tutte, le persone che lavorano in Technology sentono Technology in propria e quindi è come se fosse la loro. Peraltro per molti è la loro perché sono azionisti, abbiamo tantissimi azionisti in Technology, essendo un'azienda quotata ho dato azioni a tantissime persone, abbiamo interessi allineati. Questa è la cosa che mi dà più gioia, perché allora dico possiamo fare cose straordinarie. Technology è un castonata nella Wellness Valley che oggi abbiamo persone americane hanno detto che neanche in America c'è una Technology con questo design, con questi servizi fatto da Antonio Citerio, una costruzione tutta basata sulla sostenibilità, con un parco enorme. Ho già ripetuto varie volte che Technogym ha anticipato un trend enorme. Se una volta le palestre erano garage piene di ghisa, sudore e testosterone, oggi sono parte integrante della vita di tutti. Un po' come la Nike ha reso pop le scarpe da corsa, che ora le persone mettono anche non solo per correre, Technogym ha reso popolare prendersi cura del proprio corpo. Non è una cosa da culturisti, ma lo devono fare tutti. La domanda è: Technogym ha avuto la fortuna di trovarsi in questo trend o lo ha letteralmente creato? Anche perché in fondo il termine wellness l'ha proprio coniato Nerio. Devo dire che è sotto gli occhi di tutti che noi abbiamo creato il settore. Noi abbiamo inventato questo concetto wellness 33 anni fa. Wellness è un nostro marchio registrato e ora è comune ed è entrato anche nel dizionario della lingua inglese, così come quando eravamo nel garage che tutti parlavano di culturismo, noi parlavamo di fitness, il primo proprio adesivo era Technology Fitness and Biomedical e poi dopo qualche anno abbiamo trasformato il Fitness and Biomedical Equipment in The Wellness Company. Quindi noi abbiamo promosso il wellness e moltissimi non ci seguivano neppure perché veniva visto più un approccio hedonistico, veniva più visto il fitness, più un approccio del vedersi bene. Noi invece abbiamo lavorato sul sentirsi bene e quindi su un approccio più dell'essere. Technology Training Happiness, diciamo sempre, noi alleniamo la felicità, ma non è che alleniamo la felicità, alleniamo il sottostante della felicità, che è star bene, che è essere in salute, perché tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, puoi avere tutte le cose che vuoi attorno a te, ma se non hai la salute... Il fatturato di Technogym è sempre cresciuto inesorabilmente, ad eccezione di 2 anni, la crisi del 2008 e il Covid nel 2020. Così ho chiesto a Nerio quali sono stati i momenti più difficili e come li ha affrontati. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere veramente un trend, un CAGR, una percentuale di crescita del 20% da quando siamo nati ad oggi. Quindi devo dire che la performance è stata straordinaria. I momenti difficili sono quelli più interessanti. Quindi reagire nei momenti di difficoltà, come è stato il Covid ad esempio, ci ha permesso di scoprire un sacco di inefficienze, così come nel 2009. Perché poi quando tutto va bene, che cresci, ti dimentichi delle inefficienze. Quindi ogni tanto una pausa, ogni 10 anni. Tipo quali inefficienze? Ma inefficienze sotto il profilo produttivo, sotto il profilo della supply chain, sotto il profilo logistico, per esempio i magazzini, perché lì appena cali il fatturato lo vedi subito, no? E che magari erano quelle inefficienze un po', come dire, oscurate, che erano... Esatto, quindi il successo è un pessimo consigliere. L'autocompiacimento è drammatico
drammaticamente pericoloso. Vedi Nokia, BlackBerry, Certo. possiamo prendere vari esempi, da Kodak. Quindi noi ci ricordiamo all'interno di Technogym sempre questi casi. Quindi non ricordo qualcosa di drammaticamente pericoloso che sia successo, che abbiamo evitato. A livello personale, prima tu dicevi, no, è importante sempre spingere di più, crescere. Questo però spesso non è facile, come non è facile andare in palestra, no? È giusto allenarsi, ma il momento in cui vai in palestra è una sofferenza. Nel tuo percorso da imprenditore, anche quando le cose andavano bene, cos'è che ti ha fatto faticare o soffrire di più? Per me, per esempio, perdere un collaboratore è sempre un lutto. Un cliente scontento mi fa star male, così come sapere che un collaboratore non è contento. Quindi io mi interesso molto come stanno le persone, le loro famiglie. Per esempio faccio tante cose, al mattino faccio le colazioni ogni mese con tutti i giovani che sono appena entrati. Adesso abbiamo inserito 80 ragazzi giovani, non solo ho fatto le colazioni con 15-20 di loro per 4-5 volte, ma prima delle vacanze di agosto li ho portati tutti in pizzeria, avevo 80 ragazzi a mangiare la pizza tutti insieme. Quindi dico, voi siete Technogym Next Gen. Voi oggi siete qua grazie a tutti quelli come voi 40 anni fa che hanno creato le condizioni per questa Technogym di cui e della quale voi siete orgogliosi. Ecco, ricordatevi che chi verrà fra 20-30 anni avrà gli stessi diritti di trovare una Technogym migliore di come oggi voi l'avete trovato. Ecco, questo per esempio è un cambio di paradigma che proprio non ci pensano, perché pensano domani, a dopodomani. Io quando ero ragazzo, quando ero bambino, ricordo i miei genitori pensavano al nostro futuro per i prossimi 20-30 anni. Oggi pare che questa prospettiva, questa fiducia, sia venuta un po' a mancare, perché si crede meno nel lungo termine. Quindi questo porta a volere risultati subito, ma anche senza fatica, cosa che non funziona, non è nel sistema naturale. Quindi il tutto e subito non può esserci. Questo vale per i campioni nello sport, così come i campioni nel lavoro, e nell'arte e nella musica. Detto questo, poi ci si diverte. Se uno gli diciamo, ti piace scalare una montagna? Ah, io sono appassionatissimo di alpinismo. Però benissimo, vai a scalare il K2, magari. Pensi che sia facile? E c'è gente che paga per fare una fatica disumana, così come paga per fare una mezza maratona. Sì. È la passione che fa la differenza, perché se tu scali la montagna la fai con la passione e paghi anche, e poi rischi di essere pagato per fare il tuo mestiere e ti senti in prigione. Ma guarda, cambia lavoro. La passione è sicuramente quell'ingrediente che rende felici le persone nel fare le cose, che significa approfondire, scoprire, essere competente, vedere i risultati, toccarli con mano. Allora a quel punto crea un circolo virtuoso che ti permette poi di darti gli obiettivi da solo. Tipicamente devono essere obiettivi sfidanti, irraggiungibili. Bisogna realizzare l'unthinkable. Se ti fissi obiettivi bassi, comfort zone, non produci valore, non crei valore né per te né per gli altri. Allora devi essere, come dire, un po' incosciente, di porti degli obiettivi irraggiungibili, perché sennò sono delle ovvietà, e nel momento in cui tu li fissi, never give up, mai mollare nel primo no, secondo, terzo, quarto, quinto, e vedrai che potrai realizzare quello che tu ritenevi impossibile. Perché se è invece tutto prevedibile prima e che tu hai tutto sotto controllo prima, vuol dire che è un'ovvietà. Chi sono i tuoi imprenditori vivi o morti italiani o esteri preferiti? Dipende per che cosa. Dico Warren Buffett perché magari ha una cultura finanziaria che a me piace, la sua, di lungo termine, piuttosto che mi piaceva Richard Branson 30 anni fa per la sua, chiamiamola, creatività. Nella manifattura? Adriano Olivetti è stato il mio ispiratore, quindi gli imprenditori che mi piacciono sono quelli che pensano a come migliorare il mondo. Una persona che invece l'hai incontrata e ti ha proprio cambiato? Ma Bloomberg, quando era sindaco di New York, andai da lui venne al nostro opening di Technogym a Soho, a Manhattan, e lui è stato una persona che mi ha colpito molto. Mi ha colpito Bill Gates, ho fatto una cena con lui quando parlo di diversi anni fa, che mi ha parlato solo dei suoi software, dei suoi prodotti. Io mi ricordo di feci vedere un depliantino con l'utilizzo di una sua applicazione che faceva ai tempi Windows C. Lui è rimasto, come tu usi, era ancora in beta test. Allora mi prende il depliantino, mi scrive great work, thank you for your support, Bill Gates. Ho conosciuto Jeff Bezos, ho conosciuto
Le persone più importanti del mondo sono tutti i nostri clienti. Chi mi ha colpito molto è stato Schumacher, perché abbiamo fatto 15 anni insieme, da quando eravamo ragazzi nel 1990-91 fino a poi la Ferrari col Technogym Track che è seguito. Siamo partiti insieme con Nadal sulla preparazione atletica. Mi piace molto Sinner. Marc Marquez è incredibile, abbiamo fatto una cena recentemente. Poi tantissimi, Cristiano Ronaldo. Avendo fatto 9 Olimpiadi abbiamo visto i Federer da giovani, abbiamo visto tutti i grandi campioni dell'atletica, che mi piace molto, non ultimo Gianmarco Tamberi. Poi anche artisti, da Laura Pausini, che è qui in Romagnola quando eravamo ragazzi. Investimenti personali, mi hai citato Enervit. Ci sono degli investimenti che sono inaspettatamente andati molto bene, magari imprenditori su cui hai investito, aziende su cui hai investito? Nick Spoon, noi siamo azionisti, mi sembra un caso forse uno dei migliori d'Italia. Noi siamo rimasti sempre con Nick Spoon e siamo tuttora azionisti, ed è una eccellenza super. Siamo anche usciti troppo presto magari in alcuni investimenti che poi hanno avuto successo, ma altri sono andati male. Sono tutti investimenti per imparare, perché poi io dico sempre, se va bene la Technogym poi va bene tutto il resto, se non va bene la Technogym è un problema. Parlare con Nerio è stato un onore e non mi sono stupito nel vedere in lui le classiche caratteristiche dell'imprenditore italiano che ha creato un'eccellenza, quel mix perfetto tra tecnologia e stile. Ed è bello sapere che è un'azienda italiana a guidare un trend globale come quello del wellness. Se vi è piaciuto questo video bisogna ringraziare anche Google, che mi sta permettendo di fare questa serie con i migliori manager italiani. Lo scorso video è stato con Melissa, VP e Country Manager per l'Italia di Google, quindi guardate anche quel video se ve lo siete perso e iscrivetevi al canale attivando la campanella se non volete perdervi i prossimi video con i futuri manager.